Giulio, finalmente. Ma quanto ti piace? No, perché l'avevamo chiesti quando abbiamo fatto la prova di un integrato del 501 o del 701 a gran voce dopo aver provato anche il 3002 dove avevamo avuto, bravo, la possibilità. No, ma scusa, poi dopo facciamo vedere in overlay che questo quando premi il muting è talmente raffinato che si gira la manopola del volume per non passare in un altro circuito e questo mi fa impazzire. Ci ho fatto pure uno short. Quindi preamplificatore C5000, finale M5000. Prodotti top di gamma nel settore audio di Yamaha, che si dedica a questa simpatica attività da circa 130 anni, quindi tra strumenti musicali e strumenti per la riproduzione del suono, insomma, probabilmente un'idea se la sono fatta, diciamo così. Vabbè, prodotto accoppiata molto interessante. A me piace moltissimo, bellissima, ma www.audio2g.com andate per cortesia sul nostro sito, perché se no vi sconocchiamo, giusto? Subscribe, campanella, a tra poco, ciao! Ciao! Che comodità avere il ripiano extra del nostro Gaetano, grazie. Grazie Gaetano Solid Steel. Meno male che ce l'avevamo, perché sennò come facevamo? Come facevamo? E così, a parte questa cosa di appoggiarci sopra. Però tu mi hai confinato accanto a Sì, perché abbiamo giradischi. fatto questa nuova inquadratura che insomma, a me piace che si veda il giradischi che stiamo utilizzando con questo preamplificatore, visto che ha un lussuoso ingresso fonico. Perché parli di lussuoso? Cambiando camera? Perché? Parlo di lussuoso perché è un MM ed MC, dove l'MC ha tutta una serie di settaggi, 10 ohm, 30 ohm, 100 ohm, 300 ohm, quindi il carico elettrico lo si può regolare live, senza da pannello frontale, senza doversi impazzire come spesso succede con i micro switch che stanno dentro normalmente. Ma non è finito qui, perché oltre al fono sbilanciato anche ingresso fono bilanciato. Bilanciato, piccola chicca, tutto sommato rarità, perché non è che ne abbiamo incontrati tanti, a parte quelli di Project che si è molto concentrata sul collegamento. Però sono per fono separati. Separati? Cioè certo. mi viene da dire che questo è il primo preamplificatore che incontriamo e che io conosco in realtà, in verità, che abbia la possibilità di avere l'ingresso bilanciato commutabile da pannello frontale. Perché questo preamplificatore del concetto del bilanciato ne fa quasi una ragion di vita. E quindi mi trovo completamente d'accordo. Allora, ecco. già è Yamaha e comunque ti trovo d'accordo. Esatto. Poi un Yamaha totalmente bilanciato è il proprio massimo. il massimo. A poterseli permettere, perché costano poco, hanno un rapporto qualità-prezzo impressionante. Questo lo diciamo alla fine quanto costano. Esatto, va bene, allora sto zitto, mi taccio. No, mi hai tacciuto. Vorrei che lo dicessimo alla fine perché effettivamente la lista delle caratteristiche tecniche e poi vedremo anche della implementazione a livello costruttivo è tale da far pensare, almeno a me aveva fatto pensare, ad un apparecchio dal costo molto superiore. High-end, diciamo. Sì. Se tu muovi i bassi o gli alti, senti un rumore di relè. Tic. Perché? Perché quando tu muovi la manopola, automaticamente questo inserisce il circuito che altrimenti sarebbe sganciato. Esatto. Quindi non c'è bisogno del tone bypass, che è il classico interruttore. Perché? Perché l'ottimizzazione qui è quella di cercare di mettere meno interruttori possibile, e quindi l'abbiamo visto col muting che sposta la manopola del volume. Questa è un'altra finezza estrema. C'è l'uscita per la cuffia con il controllo di guadagno che si chiama trim, quindi c'è un più 12 più 8 0 meno 6. C'è un gain, cioè c'è una regolazione del guadagno in generale che in qualche maniera è molto utile con sorgenti che escono forte o con diffusori ad alta efficienza. Esatto, o con finali che hanno
sensibilità più bassa o più alta, non è detto che lo dobbiate per forza abbinare col suo Sposare finale. con il suo finale. Interessante, lo state vedendo adesso in overlay, il fatto che è possibile regolare da pannello posteriore la fase dell'ingresso, quindi si può fare l'inversione di fase, ad esempio con apparecchi che sono invertenti, li si può riportare alla fase 0. Esatto. Ricordatevelo quando fate l'unboxing e lo mettete nella fretta di volerlo provare, di ricordarvi di metterlo su uno o sull'altro, perché altrimenti suonerebbe molto male, giusto? Assolutamente sì. Dal punto di vista costruttivo, vuoi lo dire vedremo qualcosa? Nello sventramento, perché sì. Io sono già pronto, però insomma, come criteri generali Yamaha in questo caso punta sul bilanciato, assolutamente, percorsi del segnale ridotti al minimo indispensabile e perfetta simmetria, ricercata in maniera quasi maniacale. Tutto deve essere totalmente speculare, quindi il concetto del dual mono qui è portato agli estremi. Pensate, lo dico già da adesso, che il preamplificatore ha 2 trasformatori, cosa che invece il finale non ha, perché ce n'è uno. Ce n'è uno grosso però con doppio avvolgimento, quindi è quasi come se lo perdoniamo. Ecco. Il finale, molto sobrio nella sua estetica, ha dei V-meter che sono di una bellezza chilometrici, incommensurabile. Devo dire che io ho penato, ma proprio penato, per capire come funziona la retroilluminazione, perché è regolabile. È regolabile, ma in una maniera abbastanza bizzarra. Cioè tu lo metti nella modalità dimmer e loro fanno da 0 a massimo. Quindi fanno 0 fino al massimo. Quando tu trovi il livello che ti piace, giri e cioè togli la modalità dimmer e lui se la ricorda. Esatto. Solo che fino a che non l'ho trovato scritto sul manuale non l'avevo capito. Stiamo parlando di un amplificatore da 2 per 100 watt su 8 ohm, 2 per 200 watt su 4, che sembrerebbero relativamente pochi, ma poi lo vedremo nell'ascolto. Questo amplificatore spinge in un modo che... Allora io non lo sapevo, pensavo che fossero parecchi di più e invece sono solo quoted. Forse bastano. Bastano, assolutamente. Classe AB, MOSFET. Basta. Questo poi, da questo deriva il 3002, che è l'integrato che abbiamo provato. Dal punto di vista dell'estetica la state vedendo, disponibili anche nella versione Silver. Ma a me piace di più, ma insomma va bene, perdoniamo la Yamaha che ci ha dati neri. Che sì, probabilmente è più interessante la versione Silver, ma perché? Perché in maniera un po' gigionesca i designer di questo apparecchio hanno giocato sulla rievocazione del look Yamaha anni 70. Certo. Comunque sono degli oggetti molto eleganti, molto sobri, estremamente eleganti, belli. Adesso non c'è magari nessun tipo di volo pindarico dal punto di vista del design, però se una cosa che è elegante, sobria, la metti e fa la sua figura, questi sicuramente. Allora, adesso andiamo allo sventramento, che sarà lungo perché sono 2 apparecchi. Io dirò tante cose. Sì. Qui, ecco. E qui poi dopo quando bisogna montare, no, non taglio, stavolta non taglio. Colossal. Sì, facciamo un colossal. Ciao, tra poco, ciao. Ciao. E questa volta io non so come partire, su cosa concentrarmi. Ci concentriamo sul telaio. Ok? Vai, Giulio, facciamo vedere il telaio. Tutto in rame, con delle paratie che servono sia per sostenere i circuiti che per fare da isolamento. Infatti questa è tutta la parte di ingresso della 220 volt. E una parte dell'alimentazione, solamente l'alimentazione digitale e la parte dei servizi, quindi IR, motorizzazioni. Trasformatore lineare che serve solo per lo stand-by, trasformatore a lamierini che serve per i servizi, quindi per il 5 volt e per il 12 volt che serve per far funzionare tutto quello che è accessorio. E poi ci sono i 2 splendidi trasformatori toroidali incapsulati anch'essi in rame. Allora, la cosa che è
impressionante e da notare prima di tutto è la complessità del prodotto e la filatura praticamente assente, o se non, dove non è assente è estremamente corta e molto ben organizzata. Facciamo vedere in particolare questi cavi che collegano la scheda del canale destro e sotto del canale sinistro. Infatti, Giulio, ce la facciamo a far vedere qua sotto? Questa parte qui? Questa parte qui è esattamente identica a quella di sopra e alimenta la scheda dell'altro canale, perché come abbiamo detto in descrizione questo è un dual mono sotto tutti i punti di vista, comprese le due schede che sono complementari, quindi una è sopra e l'altra è sotto. Guardiamo le tensioni di alimentazione, che sono 32 volt, 81 volt, signori, quindi questo vuol dire che la parte di linea di uscita è alimentata sicuramente a 81 volt, e ho la sensazione che la 32 volt invece serva probabilmente per il fono e non credo che serve per altro. Andiamo poi verso il controllo di volume, perché il controllo di volume non è fatto con un potenziometro ma attraverso i chip Moses. Questo che cos'è? Che cos'è? È il dissipatore che serve per sia le sezioni di regolazione dell'alimentazione, perché come vedete l'alimentazione entra e arriva qua, sia per le sezioni di uscita linea. È veramente bello. E poi andiamo a guardare quali semiconduttori hanno utilizzato in tutta la scheda. Non c'è un operazionale neanche a pagarlo oro, perché sono tutti transistor. Questi qui sono tutti transistor, in particolare questi sono dello stadiofono, eccoli qui, in classe A, perché questi sono sicuramente in parallelo fra di loro, questi quattro, e fanno per certo l'ingresso del fono, e vengono o meno esclusi secondo il livello. Peraltro, Eccolo qua, certo. Ovviamente relè che commuta ingressi e uscite, anche perché questo c'ha uscite bilanciata e sbilanciata che si possono regolare e escludere o meno dal pannello frontale. Per escluderli in modo elegante si usano i relè e non si usano i commutatori. I classici condensatori a goccia blu, che mi piacciono tanto, questi li usa solo la Yamaha e sono introvabili. Io non sono riuscito, anche se volevo provare a utilizzarli per i miei circuiti, non ci sono mai riuscito. Condensatori elettrolitici di altissimo livello. Qua c'è una cura nel dettaglio, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista della scelta dei componenti, che sinceramente raramente mi è capitato di vedere in un preamplificatore di altissimo livello. Qui vediamo la motorizzazione del potenziometro. Qui c'è un piccolissimo potenziometro, lo potete vedere, che fa da 10K, che fa da attuatore, perché questo secondo il livello del potenziometro il chip Moses toglie o meno attenuazione. Quindi che dire, Giulio? Splendido, ma chiudiamo con le fiancatine. Che siano riflettenti lo si vede perché è riflesso il quadrettato del piano del nostro tavolo, e sono veramente di grande spessore. La laccatura è la classica laccatura gran piano Yamaha. Bello, molto bello. A questo punto stiamo passando al finale. A tra poco. Ciao. Ciao. Giulio, mi vedi? Sì, in questo caso ti vedo tanto. Ecco. No, questo per far vedere che sia il coperchio del finale, in questo caso, che del pre, sono fatti con alluminio fresato con questa bellissima griglia. Sì, veramente bello, molto pesante poi, Sì. Lo ripongo, Allora, condensatori ce ne sono ben 4, 2 per canale, 63 volt, 33.000 microfarad l'uno. Dietro non vogliamo citare quel giga mostro? Vai, cita, fai tu. C'è un trasformatore toroidale enorme. Della Bando, che è l'azienda alla quale molti produttori giapponesi si forniscono, e in particolare la Yamaha. A proposito di condensatori, oltre ai condensatori grandi di filtro, ci sono anche tutta una serie di condensatori più piccoli direttamente sulle schede, che questi fanno l'energia, la poca energia immediata direttamente sul circuito stampato del finale. Là in fondo, ce la facciamo a far vedere lì, proprio qui al centro, appresso ci sono gli ingressi della tensione di alimentazione. Qui è fatto tutto a viti e cavi il più corti possibile, tutto di rame. Quindi la scheda
del finale con 4 dispositivi attivi che stanno in fondo e credo sia veramente difficile Allora, far io vedere le riesco saldature. a far vedere le saldature qua. Eccole là, sì, quelle sono le saldature. I classici condensatori in polipropilene che mi piacciono tanto, quelli a goccia blu. Posso far vedere dietro al trasformatore, questo è interessante, vedete che c'è questa sorta di scatola che al suo interno contiene tutto ciò che riguarda il funzionamento dei boom-meter. E poi Giulio, facciamo vedere qui, queste sono le uscite delle casse, cavi in Teflon in argento, e qua possiamo vedere molto meglio come tutti i capicorda siano fatti in rame e come ci siano queste viti di grossa sezione di rame che servono appunto per serrare i cavi. E poi le schede degli ingressi, eccole qua. Ovviamente sono 2, ovviamente ognuna c'ha la sua alimentazione completamente separata dall'altro, insomma la storia si ripete e vediamo una particolarità che è la massa. Guardate qui la massa come è fatta, con questo cavo cortissimo che finisce poi su un capicorda ovviamente in rame. Ma adesso aspettiamo a fare il pannello posteriore perché lo facciamo sia del pre che del finale, se tu sei d'accordo. Va bene, e allora ci fermiamo qua e li mettiamo assieme. Eccoci con i pannelli, plurale, tutti e due, dei 2 Yamaha. Pre in alto e cominciamo da lui. E abbiamo subito il fono con il suo ground in versione bilanciata e sbilanciata. Poi abbiamo i 2 bilanciati 1 e 2 con sotto, le state vedendo, l'inversione della fase e l'attenuatore in modalità bypass o un attenuatore di meno 6 dB. Poi abbiamo i linea, tuner CD, line 1, line 2, poi tutti i trigger, poi c'è l'ingresso external in, sempre bilanciato e sbilanciato, e poi le uscite, anche queste, 2 uscite linea e sbilanciate e una bilanciata. Vaschetta IEC, auto power standby. Passiamo sotto. Sotto abbiamo i bellissimi connettori per i diffusori, che sono gli stessi che abbiamo visto sui diffusori della Yamaha. Poi abbiamo i trigger, i vari standby per, diciamo, l'autopower qualora si colleghino in modalità trigger. Poi abbiamo la modalità di funzionamento, quindi abbiamo il normale o piuttosto il dual mono bridge. Poi gli ingressi, bilanciato, sbilanciato, con l'inversione di fase sempre. E poi c'è un servizio che è fatto con una USB piccolina. Da notare, la vaschetta IEC posta perfettamente al centro perché, come abbiamo visto, la costruzione è totalmente simmetrica. Giulio? Oi? Mi hai rubato la scena. Ti ho rubato la scena, eccoti. Adesso andiamo all'ascolto. Coricato sul pannello superiore del pre. Adesso andiamo all'ascolto devastante. Vai, a tra poco. Ciao. Ciao. No, allora, quello che non abbiamo detto, dove siamo qui, è che c'è anche il telecomando. Beh, vabbè, non ne dubitavo. Eccolo. Sì. Vi piace? Un telecomandone. Telecomandone, sì. Che serve ovviamente anche per gli altri prodotti della Yamaha. Allora, Ho capito che ti sta più simpatica questa. A proposito della regolazione del volume e del telecomando, se c'è un piccolo appunto che io posso fare a questo preamplificatore è che da qui a lì non si vede il riferimento sulla manopola del volume, una lucina, una tacchetta. Una lucina ci voleva. Ci voleva, la tacchetta c'è obiettivamente, però nero su nero non è che proprio si veda granché. Allora io in questo caso specifico parlerò soltanto del suono, perché a livello di versatilità, l'abbiamo detto in descrizione, c'è tutto, non si può chiedere di più. A livello di estetica, se ti piace questo genere di estetica, è il meglio del meglio che puoi avere. Su questo francamente non c'è granché da dire. Capito? Ma le fiancatine l'accade nero piano come il pianoforte, sì. dove si specchia qualsiasi cosa, insomma i coperchi spessi. No, quasi 1 centimetro d'alluminio. Vabbè. La sofferenza disumana che io ho provato nel vedere le ditate sul pannello frontale che abbiamo lasciato durante il trasporto, questi vanno
movimentati mettendosi i guanti, perché poi ci ho messo un'ora a tirar via le ditate. Allora, veniamo al suono. È strana questa faccenda, nel senso che quando io ho cominciato ad ascoltarli sono partito dal giradischi e poi sono passato al DAC, in questo caso doppio DAC, perché ho utilizzato la scala MK2 in sbilanciato e l'accoppiata dei due piccoli live, il micro DAC e il micro DCC, in bilanciata. In tutti i casi ho detto sì, va bene, perfetto, non c'è niente da dire, però manca qualcosa. E per capire che cos'è che mancava ci ho messo diverse sedute d'ascolto. La verità è che quello che manca è una caratterizzazione che molto spesso è presente in tanti amplificatori, ma qui invece è assente. Cioè, quando loro dicono natural sound, non è che stanno dicendo uno slogan di marketing, no, stanno dicendo un qualcosa sul quale loro si sono applicati, penso da 60 anni a questa parte. Almeno, sì. Che è una smania, un'ossessione di arrivare ad un suono che è, nella loro, diciamo, loro utilizzano il termine natural, ma forse non so se è esattamente quello che avrei utilizzato io, ma è un suono di una assoluta assenza di caratterizzazione. Nessuna colorazione, nessuna distorsione, per carità di Dio, nessun aspetto interpretativo. Voi immagino, credo, che abbiate un po' capito che nelle nostre recensioni tendiamo spesso a rimarcare quella che è un po' l'anima del prodotto, cioè il modo in cui il prodotto approccia la materia della riproduzione del suono, caratterizzandolo in un senso o in un altro. Qui veramente si fa una fatica disumana a trovare una caratterizzazione, perché non c'è. Può piacere o può non piacere. A qualcuno potrebbe non piacere per niente. Io immagino, ad esempio, un appassionato di amplificazioni valvolari, quelle un po', se vogliamo, eccessivamente tendenti al caldo, all'ambrato, forse una coppia di apparecchi come questa gli dice poco. Però la cosa interessante è che più li ascolti, più entri nel loro modo di porgerti il suono, più ti rendi conto che obiettivamente non c'è fatica di ascolto, zero, puoi stare ore e ore e ore ad ascoltare musica senza fatica, ed è una pulizia, un nitore, un candore, una grazia, non c'è mai niente di strillato, non c'è mai niente di sbattuto in faccia, di sottolineato, non sottolineano nulla, che, ripeto, se entri nel loro mood è molto affascinante. Ed è difficile uscirne. Sì, credo di sì. Adesso è chiaro che, ripeto, dipende un po' da cosa uno va cercando. Potrei dirti che l'ascolto di certo jazz che io amo, piuttosto che l'ascolto di certo pop rock, mi ha dato un'impressione di essere leggermente poco partecipato, talvolta un po' asettico. Però quando mi sono messo ad ascoltare la grande orchestra sinfonica, questa estrema pulizia ti aiuta moltissimo nel distinguere i vari strumenti, i vari contributi, ma anche a avere una fotografia molto distaccata dell'interpretazione, perché loro non ci mettono niente del loro. Quindi è come se facessero un passo indietro e ti dicono: eccoti, questa è la registrazione, sentitela, noi facciamo il nostro ma non ci mettiamo altro, valuta tu. Che poi dal punto di vista circuitale, siccome sono estremamente sofisticati verso la completa separazione dei due canali e verso il cercare la maggiore purezza, cioè la maggiore purezza e integrità del segnale dal punto di vista dei percorsi, e mi viene da pensare
che forse il suono vero è più questo di quello di molte elettroniche che interpretano, perché magari, non voglio dire che non si possono permettere questo tipo di costruzione, ma indubbiamente è una costruzione, e veniamo alla considerazione del prezzo, estremamente cara, no? Da realizzare, perché ci sono delle sofisticazioni assurde, cioè le due schede del Pre che stanno una sopra e una sotto con i connettori che corrispondono, cioè è una roba che anche dal punto di vista ingegneristico è complicato fare, no? E quindi veniamo alla considerazione del prezzo, perché la somma di circa 16.000 euro costano, più o meno 7.999 il Pre e 8.199 il finale, questo di listino, li pongono come dei 8 e prodotti. 8, 16, insomma. Sì, 16.000 euro li pongono come dei prodotti che possono tranquillamente concorrere dal punto di vista del prezzo con un super integrato. Però, di tu il però, Giulio, prego. Sì, insomma, diciamo che dei vari super integrati che noi abbiamo ascoltato, alcuni dei quali, poi lo sapete, a me sono piaciuti molto, ultimo in ordine di tempo, ma solo per fatto di cronologia, il Canor, il Virtus A3, io tenderei a dire che questo livello di pulizia, di assoluta clinica e asetticità, io non l'ho sentito altrove. Mai. Io mi sono sentito con le diversità abbastanza a casa, perché il mio riferimento personale che ho in testa sono i Solution. Sì. Qui andiamo un po' in quella direzione lì. Sì. È chiaro che quelli lo fanno ad un livello probabilmente più alto. Sì, appunto, ecco, lasciamo perdere considerazioni sì, di prezzo diciamo. Sì, ma anche il Vitus, il Gryphon, ne abbiamo provati, sì, integrati anche il Musical Fidelity, quello enorme. Il Nuvista, l'Audia sì. Flight, sono tutti integrati che costano tanto, e poi con l'Audia Flight, forse l'Audia Flight in qualche maniera gli si potrebbe un po' sì. accostare. Certo, questo è un due telai, e quindi con tutto ciò che comporta, intanto insomma sono due scatole, due alimentazioni, due tutto, quindi uno sarebbe portato a pensare che insomma, dovrebbe costare molto di più, anche perché obiettivamente qua stiamo parlando di una linea prodotto, questa che si chiama M? Si chiama 5000. 5000, scusate, 5000. E che è dichiaratamente alla pagina 1 del listino dell'offerta Yamaha, sì. Quindi è il loro top di gamma. È che noi siamo abituati a prodotti che hanno un'economia di scala non favorevole, non favorevole, quindi ci scontriamo con invece un gigante che ha un'economia di scala, una distribuzione, una capacità e poi soprattutto delle spalle molto grosse, perché non ci dimentichiamo che Yamaha è motor, Yamaha è fuoribordo, è motori fuoribordo, è strumenti musicali, è amplificazione PA, quindi tutta una serie di prodotti enormi per i quali ovviamente si riescono a permettere delle costruzioni e delle economie che un piccolo produttore non si può permettere. Mi ricordo il Denon PMA SA1 che ha dentro il potenziometro HQ Pro della Alps che costa 1.500 euro. Certo. Quindi queste sono cose che ovviamente si può permettere solo un produttore di questa grandezza. Volevo però dire una cosa rispetto al suono. A me ovviamente sono piaciuti da morire tantissimo, l'amplificatore in particolare ha una potenza straripante e i soli 100 watt a canale che dichiarati sembrano il triplo. È velocissimo. Questo è strano, infatti. Sì, è velocissimo, è estremamente ritmico ed è in grado di risolvere qualsiasi tipo di transiente con qualsiasi tipo di diffusore senza imperserirsi affatto. Tra l'altro, visto il prezzo relativamente contenuto, passatemi il termine, sì, o insomma contenuto rispetto relativamente, proprio giusto, esatto, cioè, relativamente contenuto, ci si può comprare un altro finale, caro Giulio, metterlo a ponte, certo, e quindi a quel punto ci piloti anche i massi
in marmo magari, ci piloti qualsiasi cosa, e quindi anche questo eventuale limite rispetto a un ambiente molto grande, rispetto a casse magari particolarmente energivore, come si dice adesso, può essere risolto. Per cui se tu mi chiedimi, ti sono piaciuti? Ti sono piaciuti? Sarebbero la mia coperta di Linus, se potessi permettermi di spendere 16.000 euro per prefilmare. Ecco. Io dico soltanto un'ultima cosa, perché in questo momento stiamo sentendo una chitarra acustica. Ecco, alzo un attimo così anche i nostri followers. Su queste cose qui è incredibile la capacità di risoluzione del dettaglio e diciamo la capacità di gestire gli swing dinamici e microdinamici, perché poi quando uno parla di dinamica pensa sempre boom, la botta. No, la microdinamica, che è un po' più complicata da cogliere, ma quando c'è questa assoluta capacità di proporlo senza un accenno di chiusura, di compressione, di distorsione, di niente, insomma è affascinante. Cioè la chitarra sembrava suonata qua davanti a noi. Sì, assolutamente. Quindi, che dire? Grazie Yamaha. Grazie Yamaha di averceli dati. Per me sono Best Buy super recommended. Nella tua classifica della high-end, allora, come rapporto qualità-prezzo non voglio dare voti, ma 10, perché è difficile trovare delle cose che... Dal punto di vista della versatilità un altro 10, dal punto di vista dell'ascolto io gli do un 9. Perché a 10, sai che cosa do a 10? A che cosa do 10? A CH Precision. Vabbè, diciamo ecco, a me per dargli 10 mi serve quel trasporto, quell'emozione, che forse qui mi è mancato. C'è stato qualche volta, ma ecco, non mi hanno travolto, però ecco, se devo comunque dare un giudizio, insomma siamo veramente molto alti, specialmente in relazione appunto a quello che dicevamo, cioè un prezzo veramente accessibile in questa fascia. Esatto. Poi non è accessibile. E poi sono completamente analogici, viva l'analogico. Sì, assolutamente. Okay. Allora, www.2g.it.com, forse riusciremo pure a scrivere un articolo sulla storia della Yamaha, che sarebbe molto interessante perché è una storia che parte da lontanissimo. E subscribe, campanella, social, Twitter, Facebook, e mi raccomando andate a leggere il sito perché abbiamo bisogno di accessi sul sito oltre che YouTube. Quindi siccome tutti ci dite che bello il sabato mattina trovarvi, non lo so che tipo di gusto dell'orrido possono avere per questa cosa, però insomma insieme potete prolungare la gioia del sabato recandovi sul sito. Ciao.